Ciao a tutti! Oggi in questo video vi insegnerò a debellare una volta per tutte questi piccoli fastidiosi animaletti, le zanzare, che oltre ad essere veramente una tortura d'estate, sono anche un pericolo per gli animali domestici, quindi per cani e gatti, perché trasmettono malattie come la filaria e la lesmaniosi. Seguite il video! I materiali che occorreranno per realizzare questa trappola sono davvero facili da reperire e assolutamente economici. Si tratta infatti di acqua, quella del rubinetto per intenderci, un cucchiaino di olio, quello di semi va benissimo, e dello sgrassante. Lo sgrassante è facoltativo, però io vi consiglio di utilizzarlo perché vi assicuro che renderà sicuramente molto più efficace la trappola. L'attrezzatura che dovrete procurarvi è semplicemente un contenitore nero, o comunque il più scuro possibile. Io in questo caso vi mostrerò due tipologie di contenitore, quindi questo che è un pochettino più piccolino, che ha un diametro indicativamente di 10 cm, e questo che è leggermente più grande, ha un diametro di 40 cm circa. Perché scegliere questo o questo? Dipenderà dall'area che vorrete bonificare, quindi più sarà grande l'area che dovrete bonificare, più il recipiente dovrà essere grande. Quindi per un giardino è indicato un contenitore grande, per un terrazzino è indicato un contenitore come questo. Il procedimento è davvero molto semplice, basterà prendere il recipiente che avete scelto di riempire, io ho un giardino quindi ho preso questo grande, e sarà sufficiente riempirlo con dell'acqua. Quindi prendete una caraffa e riempite. Una volta riempito il contenitore di acqua, basterà aggiungere a questa l'olio e lo sgrassatore, pochissimo, vedete? Dopodiché miscelare un pochettino. Abbiamo così ottenuto la miscela che, ahimè per le zanzare, sarà l'ultima cosa che vedranno e che li porterà a miglior vita. Infatti, cosa succederà? Quando le zanzare si poggeranno su questa superficie, praticamente l'olio che c'è su tutta la superficie le impregnerà tutto il corpo, compreso le ali, quindi impedendo poi, una volta che le ali sono appesantite dall'olio, di far riprendere il volo alle malcapitate. Come sappiamo, le zanzare sono attirate dalle fonti di luce ed è proprio per questo che noi riusciremo ad ottimizzare l'utilizzo di questa trappola. Infatti, se noi posizioneremo questa sotto una fonte di luce diretta, quali per esempio i raggi della luna o la luce di un lampione o quella di una luce che abbiamo sul terrazzo, la luce che si rifletterà sull'acqua darà un effetto di luce propria. Quindi le zanzare saranno attirate da questo effetto e si andranno a posizionare sopra l'acqua, ignare del fatto che, povere loro, non usciranno mai più da questa trappola. Altra cosa importante è quella di non mettere questa trappola in un punto dove, in caso piova, l'acqua piovana entrando potrebbe fare straripare quella che c'è all'interno, perché se no c'è poi il pericolo che tutto intorno si sporchi con l'acqua che c'è all'interno piena di olio e di sgrassante. Se avete un animale, mi raccomando, prendete una retina e posizionatecela sopra. Io ho un cane e vi assicuro che se io lascio questo in giro, il cane la prima cosa che farà sarà quella di andare a mettere il muso qua dentro, e dato che l'olio non fa male ma lo sgrassante sì, e oltretutto comunque rischiereste che il vostro animaletto di compagnia si sporchi e sporcandosi riempia tutta la casa casomai di olio o di sgrassante, vi assicuro. Mettete una retina come questa e salverete sia l'animaletto che la vostra casa. Mettere questa rete vi assicuro che non comprometterà in alcun modo la funzionalità della trappola, infatti le zanzare passeranno attraverso la maglia tranquillamente. Se riuscite a trovare una maglia con dimensioni maggiori, quindi anche 2x2, andrà benissimo, anzi probabilmente andrà anche meglio. Come vi ho accennato prima, se avete un terrazzo, quindi delle dimensioni molto più ridotte di area da bonificare, un contenitore piccolo come questo andrà benissimo. Ricordatevi sempre di coprirlo comunque con una retina, in modo che i vostri animaletti comunque non vadano a fare danno e soprattutto non bevano quest'acqua. Detto questo, con l'augurio che non abbiate mai più problemi con le zanzare, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.